dopo i disastri microfonici della volta precedente, questa volta ci dovremmo... Allora, cari follower, cari amici, ho cambiato il jack, eccolo qua. Adesso c'è un nuovo jack che non dovrebbe crearci più grossi problemi, giusto? Speriamo, incrociamo le dita. Questa volta cosa abbiamo? Cosa dice la checklist? Cosa dice la checklist? Esatto, cosa abbiamo? Il nome del prodotto. Allora, topping e 70 velvet. Underground. Allora, carino, no? Piccolo, small size, sì. Un bel display. Esatto. Sì, però c'è una chicca che io so che a te piace tanto. Sì, che questo è uno dei primi, se non il primo DAC, sì, che utilizza il nuovo chip della Asahi Kasei 4499EX. Quindi dopo quella che sembrava la morte della Asahi Kasei, invece al Monaco End dell'anno scorso ha detto: sono viva, ho fatto questi chip, poco dopo sono cominciati a uscire i primi DAC. Uno dei primi, ti piace vederti il display? Uno dei primi è stato proprio questo qui, che ha un rapporto qualità-prezzo strepitoso perché costa circa 500 euro street price. Ma questo lo diciamo dopo? Sì. Però intanto devono fare il subscribe. Giusto? Assolutamente devono fare il subscribe che andrà là sopra, scusate, o sotto, da qualche parte. Va bene. Sì, io mi sto guardando e sto proprio godendo in un monitor che mi fa vedere finalmente l'inquadratura. Sì, ma secondo me te la fa vedere al contrario. Me la sta facendo vedere al contrario, ma già il fatto di sapere che comunque siamo inquadrati è una cosa, è una sensazione inebriante. Unica. Bene. Va bene, allora passiamo alla descrizione più dettagliata di questo interessante oggetto. Poi non si dica che non ascoltiamo rock, eh? Pure troppo. Abbasso, va, meglio, abbasso. Dai. Ecco, così appena. Va bene, allora dopo quella, diciamo, divagazione nella quale ci siamo concentrati sugli apparecchi combo, questo è il secondo apparecchio verticale specialistico. Esattamente. Ovvero fa una cosa sola. Questo è proprio il DAC più tradizionale, più puro che c'è. Con una buona dotazione di caratteristiche accessorie, tra cui, come si vede abbastanza chiaramente, un ricco controllo del volume, che però può essere disabilitato, quindi può funzionare in modalità, loro la chiamano pre-amplifier mode, quindi fondamentalmente durante il boot si può accedere a una configurazione e quindi gli si può dire togli di mezzo il volume oppure tiello e fallo funzionare. Quindi a questo punto il tutto è asservito alla regolazione del volume. Ha un bel telecomandino piccolino dal quale si possono fare tutte le funzioni, le manovre possibili, e si possono selezionare le uscite, ovviamente anche gli ingressi, però mi premeva dire delle uscite che sono sia RCA sbilanciate che XLR bilanciate, possono funzionare l'una l'altra o entrambe, tutte e due insieme, e anche questo è un settaggio che gli si può dire. Esattamente, ma poi lo vedremo nello sventramento, dei circuiti buffer di uscita separati, quindi non è che se attaccate, come alcune volte succede con i dispositivi economici, tutte e due le uscite si sbraca, scusatemi il termine, diciamo, scende di livello l'uscita perché stiamo attaccando due utilizzatori in parallelo, ok? Altra cosa importante, ma insomma è ovvio, ma mi preme dirla, non è uno streamer, quindi questo oggetto per funzionare deve essere attaccato a una sorgente, quindi può essere il PC, in questo caso il nostro server JCAT collegato in USB. Eccolo. Altresì ci sono anche altri computer, ingressi, anche USB. C'è l'ingresso Toslink ottico, c'è l'ingresso SPDIF coassiale e quello che tu ami tanto, cioè il Bluetooth, la mia passione. Esatto, qui l'antenna non è collegata, ma è fornita a corredo una bella antenna che permette
l'invio attraverso uno smart device fino al 9624 limite fisico del supporto radio. Del protocollo. Esatto. Invece è interessante notare che lato frequenze di campionamento gestibili, il numero è un numero spassette, quasi il massimo che si possa ottenere, sia DSD che PCM, con la possibilità di alcuni filtri, giusto? Sì, ci sono addirittura un po' modalità ESS, una cosa a cui ci ha abituato ESS, e qui funziona nella stessa maniera. Ci sono, se non mi ricordo se 5 o 6 filtri digitali che possono essere attivati e quindi provati on the fly mediante il telecomando. Quindi uno si mette lì, prova i vari filtri d'uscita fino a capire che poi alla fine uno che è meglio dell'altro non c'è, ma questo è un altro discorso. Uno che è meglio dell'altro non c'è, che è molto dipendente dai gusti, è molto dipendente da tutto il resto dell'impianto, è molto dipendente, secondo me, questa è la mia posizione, dalla registrazione che uno sta ascoltando. Tendenzialmente io, per non diventare pazzo, mi faccio un giro e grosso modo tengo sempre sullo stesso. Anch'io, perché mi sembra quasi più una manovra di marketing per dire ti permetto di cambiare anche, piuttosto che, però questa è una nostra opinione. Benissimo. E altre cose? No, se non per il fatto che io direi che l'oggetto, per quanto piccolino, io non amo particolarmente questi oggetti così micro, però ha una sua massa per cui non se ne va a zonzo trascinato dal peso dei cavi come è capitato, cioè che bastava il peso del cavo XLR per farlo scendere sul tavolo. E ha un display che si vede anche da lontano, tra l'altro. Si vede anche da lontano, vedendo l'indicazione, in questo caso, dei 96 kHz di frequenza di campionamento, perché stavamo ascoltando qualcosa che proveniva dal nostro Qobuz amato. Quindi questo a chi lo consigliamo? Lo diciamo adesso o in fase di ascolto? Che dici? Forse in fase di ascolto. Forse lo possiamo dire in fase di ascolto. Comunque, dal punto di vista, delle funzionalità, né più né meno del proprio DAC standard il DAC classico. Proprio classico, che più classico non si può. Ripeto, non è uno streamer. Per ascoltare gli dovete mettere davanti una sorgente. Esatto, e più avanti un amplificatore, perché sennò non sentite niente. A monte una sorgente, a valle un amplificatore, se no non va. A questo punto smembramento, yes, e poi ascolto. Tu sei sicuro che sullo smembramento sarà tutto fila liscio? Lo so che tu mi vuoi tirare, perché questi affari sono tremendi da smontare, lo so. Va bene. Allora facciamo così, se succede qualcosa ti lascio in mezzo al mare. Ecco. Allora speriamo che vada tutto bene. Allo smembramento. Ciao. Oh, caro Giulio, ci troviamo di fronte a questo splendido topping E70 Velvet che mi ha fatto subito arrabbiare. Perché ti ha fatto arrabbiare? Mi ha fatto arrabbiare perché, come i nostri follower possono vedere, questa piattina, che è la piattina che collega maldestramente il circuito del display e del controllo rotativo, che poi fa anche il controllo del volume, è un po', diciamo, posizionata a fantasia. E quindi è successo che nell'aprirlo questa piattina si è sfilata non dalla parte dove si doveva sfilare, ma in fondo. Ok, e quindi siamo stati fino adesso, io e il caro Giulio, a cercare di riattaccarla, ma pare che ci siamo riusciti. Anche grazie alle mie attrezzature da modellista che costano 2 occhi della testa e anche un orecchio forse. Ma veniamo a noi. Allora, la cosa più interessante, ovviamente, perché una delle ragioni per cui siamo qui a provare questo topping E70 Velvet è la presenza dei chip di decodifica Asahi Kasei, che si è inventata per rientrare in commercio, di fare il chip DAC 4499, che non lo so se ci vedo bene se è questo o questo, credo sia questo.
Beh, sotto c'è scritto gigantesco HM, sopra Sì. pure c'è scritto Sì, HM. ma sotto qui che cosa c'è scritto? Guarda Allora, un po'. io questo qua lo posso vedere a occhio nudo, Vabbè, AK41911. Allora, questo è diciamo la La parte novità, il plus. 4499X con il suo decoder separato che fanno una coppia di chip, fanno un DAC normale, quindi un SS 9038 ha dentro tutte e due le funzioni che invece in questo caso sono svolte da due chip separati, condensatori audio grade, devo dire molto belli, senza Possiamo dubbio. dettagliarli. Esatto, queste rondelle in rame che servono per fare la massa sul cabinet, anche queste sono piuttosto belle. Circuiti, questo è una configurazione totalmente bilanciata, quindi con due buffer di uscita che dovrebbero essere gli OPA 16-18 se non sbaglio, però non riesco a vederlo bene, quindi speriamo che siano quelli, perché qua ci vorrebbe una super lente di ingrandimento. Alimentatore switching, eccolo qui. Devo dire eccellente nella costruzione, con un filtro EMI incorporato e che poi ha una stabilizzazione esterna per due rami con condensatori elettrolitici grossi ma non grossissimi. Comunque fatto bene. Teniamo conto, questo poi lo diremo anche in fase di ascolto, siamo di fronte a un oggetto da 500 euro, quindi è un oggetto che relativamente economico. Esattamente, e per quello che costa sinceramente è un oggetto costruito lato in modo ingressi. eccellente. Lato ingressi adesso lo giriamo, eccolo qui, lato ingressi ha tutto quello che serve perché c'è USB, Bluetooth, scusate il modulino Bluetooth, eccolo qua, ok? Bluetooth, coassiale ottico e poi ha uscite sia bilanciate che sbilanciate che sono in parallelo. Okay. Quindi chi ha bisogno di una doppia uscita perché c'ha due amplificatori per cuffia, un amplificatore per cuffia e un amplificatore integrato, in questo caso se la trova sdoppiata con due buffer separati. Quindi perché quando non c'è il buffer separato, se tu carichi tutte e due le uscite hai una diminuzione di livello, un aumento o un abbassamento dell'impedenza secondo quello che ci attacchi e quindi una variazione delle prestazioni. In questo caso invece no, perché abbiamo buffer separati per lo sbilanciato e per il bilanciato. Lo vogliamo vedere anche dall'altra parte? Ma con piacere. Vediamo come è fatto. Ecco, qui non è che c'è molto da vedere, questo schermo in plastica, un circuito stampato a 4 strati, quindi bello, molto bello. Molto bello, devo dire che la Topping costruisce molto bene, per una cifra così ci si porta a casa un DAC fatto bene, molto bello. Rimettiamo mano ai nostri strumenti per il rimontaggio? E speriamo che funzioni il display, Giulio, perché mica è detto. Mica è detto. Vediamo. Ciao. Che dici Giancarlo? Che dico? Dico che non lo so, cioè, non mi è dispiaciuto, ma mi aspettavo qualcosa di più. Ecco, questo dico. Mi aspettavo qualcosa di più. Allora, proviamo a inquadrare. Questo perché io sono molto tranchant e sintetico, tu sei più argomentativo. Io sono più argomentativo, ecco. No, allora, nel senso che non vorrei che poi questa affermazione venisse letta come una stroncatura del prodotto, no, perché non lo è. E allora, dobbiamo sempre, secondo me, ragionare in termini di fasce di prezzo. Quindi qui stiamo parlando di un DAC da 500 euro. Esatto. Noi veniamo da esperienze di ascolto recenti qui dentro, intanto con un riferimento che è un riferimento che sta enormemente sopra, cioè parlo del nostro Aqua, la Scala MK2. Però anche prodotti tra virgolette più economici che noi abbiamo provato, a parte quella tornata di qualche tempo fa del piccolo Topping e dell'SMSL e degli IFI che però insomma ecco, e diciamo abbiamo fatto sempre ascolti con apparecchi più importanti dal punto di vista del prezzo, quindi bisogna ricalibrare tutto
tutto il discorso, tutta l'affermazione, facendo riferimento a quella famiglia di prodotti più economici. Quindi abbiamo cominciato a tagliare via un estremo della possibile, diciamo, gamma di prestazioni. Quindi concentriamoci per un momento nella fascia di prezzo di questo prodotto da 500 euro. In questo senso il prodotto ci sta, funziona, ci sta, funziona poi bene. è fatto bene, c'è un buon controllo del volume, c'è tutta una serie di cose che funzionano molto bene. Forse era più un fatto di aspettativa rispetto a questo benedetto chip della HM, e questa è la prova che non è detto che se il chip è un chip meraviglioso tutto debba essere per forza assolutamente perfetto. Allora, detto questo, è una mia posizione oramai maturata in tanti anni. Io non è che ci stavo sveglio la notte perché la Sagica 6 non produceva i chip, francamente ho dormito serenamente in tutti questi anni. Anche senza. Anche senza, voglio dire, non me ne poteva fregare di meno. Sono contento per loro, però ecco, io non mi aspettavo una prestazione strabiliante in virtù del fatto che c'era il nuovo Sagica 6, anche perché, come abbiamo detto tante volte, il chipset è uno dei tanti elementi che compongono il DAC, ma non è l'unico, è un insieme di fattori. Allora, se proprio posso dirla, a me del suono di questo prodotto ha colpito l'estrema raffinatezza, l'estrema eleganza, ma anche una certa carenza di peso, di mancanza massa, di corpo. Di corpo, esatto, quello che in genere si utilizza il termine corpo. Ecco, da questo punto di vista l'ho trovato un suono corretto, preciso, elegante, però un tantino evanescente. Le masse orchestrali, quelle che a me piacciono tanto, quei passaggi dai pianissimo ai pieni orchestrali, con quel corpo, con quella botta. Ecco, qui... Sì, quello che ho notato io è alla fine un po' il marchio del suono della Asahi Kasei, che loro chiamano Velvet Sound, una cosa del genere, che è un po', diciamo, un po' meno corpo anche sulle voci, un po' meno di spessore sulle voci di quanto non abbia il Sabre, però poi sul medio-alto e sull'alto è molto raffinato, estremamente sottile, piacevole, e un po' questa fotografia ce l'ho trovata in questo nuovo prodotto. Chiaramente hai ragione tu, per il prezzo che costa è un ottimo affare, perché per 500 euro sinceramente stiamo parlando un po' del sesso degli angeli, perché poi come poi dicevamo prima va inserito all'interno di un impianto con un amplificatore integrato che, voglio dire, potrebbe essere di vecchia generazione, ma insomma più di un 1.500 euro, quindi più o meno del livello, e comunque è un DAC probabilmente migliore o molto migliore di tanti integrati entry level che hanno il DAC incorporato. Quindi va anche visto come upgrade. Visto da questo punto di vista è un eccellente prodotto, visto in generale chiaramente è manchevole di... Una cosa che volevo specificare, perché poi qualche volta ho notato che ce lo chiedete, è come lo abbiamo pilotato. Allora, sul nostro server JCAT gira da file, quindi da file lo ha visto immediatamente, lo ha riconosciuto immediatamente, è bastato semplicemente su audio device insomma farli diventare amici, e quindi da questo punto di vista problematiche non ce ne sono state. Quindi io direi complessivamente un oggetto interessante, mi ha fatto piacere provarlo. Devo dire, allora mi piacerebbe, ecco, formulo meglio il pensiero, mi piacerebbe fare una battaglia, anche se questo lo dobbiamo restituire, ma insomma ce l'abbiamo ancora in memoria, con un SMSL pari grado economico. Ci sarà un SMSL dello stesso prezzo? C'è. Ecco, mi incuriosirebbe vedere come se la battono, diciamo, tra i due. È molto interessante, lo facciamo nei prossimi video, perché quella è un'altra azienda, perché poi ricordiamolo brevemente, SMSL e Topping sono aziende che non hanno una distribuzione, quindi il costo relativamente basso, che spesso fa gridare al miracolo, manca di tutto quel pezzo
filiera, che però è una filiera che spesso risulta assolutamente indispensabile per una questione di servizio, per una questione di supporto, per una questione di assistenza, per tante cose che rendono poi il distributore indispensabile, anche perché finché sono cifre relativamente basse come possono essere questa, come può essere, che ne so, un 1.000 euro teorico, va bene, ma poi quando si cominciano a spendere cifre più importanti diventa poi... Allora, dico solo a chiusa questa faccenda. Nel osservare il piccolo, come posso dire, fastidio nel quale sei intercorso nello smontaggio e il rimontaggio, mi è venuto in mente che questo apparecchio qui probabilmente non è stato proprio pensato per un ciclo di servicing. No. Al contrario del Canor che abbiamo visto l'altro giorno, dove tutto è pensato per poterci intervenire nella maniera più efficace e più semplice possibile. Certo. Cioè, qui il fatto che ci sia un flat che è sostanzialmente impossibile da agganciare... È una follia quel flat, sai perché? Perché bastava farlo 10 cm più lungo per evitare il problema... Probabilmente 3 cm, però probabilmente nell'economia di scala... Nell'economia di scala di un prodotto di questo genere, i 3 cm sarebbero stati forse un problema. Tanto l'idea è: non si rompe, ma se proprio si dovesse rompere fra 10 anni, chi se ne importa? Amico mio, sì, chi se ne importa? Ci sarà il nuovo topping. Sì, esattamente. Questo poi, per carità, è un po' per far capire anche la filosofia costruttiva. Certo. Però ecco, pensiamo pure a questo fatto, cioè il contenimento spasmodico dei prezzi non è dovuto al fatto che c'è qualcuno sul fronte del prezzo più caro che sta lucrando o sta rubando, ma è dovuto al fatto che questi progetti, parlo di questi ipereconomici, sono pensati proprio con la idea precisa dell'economia di scala. Quindi il servicing non è un parametro. Sì, o è un parametro molto molto marginale. Che viene anche perché... Dico questa che è l'ultima cosa. No, perché è la penultima, che poi me ne è venuta in mente. Ok, no, perché anche un servizio di ingegnerizzazione del prodotto che guarda anche al servicing non avrebbe mai fatto una cosa del genere, perché poi per rimettere il flat sia da una parte che dall'altra ci abbiamo messo tantissimo tempo. Certo. Quindi mi è sembrata una cosa senza senso. Ultimissima riflessione è: perché questi DAC arrivano a queste frequenze di campionamento pazzesche quando il materiale registrato non ce n'è? Ma è una questione di marketing, Giulio, perché adesso va all'HD, tanto che ci sono pure le pecette ovunque, no? Sì, ma però mi chiedo, ma c'è qualcuno, veramente dico, nel mondo là fuori c'è qualcuno che compra in funzione del fatto che il mio DAC arriva a 768? Certo, ma se tu pensi che ora i televisori devono essere 8K, si cerca il televisore 8K, che vorrei capire chi trasmette in 8K e anche all'interno di chi trasmette in 8K quanto quel segnale è veramente 8K, che è lo stesso identico problema che ci troviamo noi, perché quel file, non voglio dire 9624, ma voglio dire 192, 380, tutti i multipli. Siamo davvero certi che il file sorgente ha quella risoluzione? Siamo sorgenti che non ce l'ha. Esatto. Va bene, dai, questo esula. Grazie e alle prossime. Fate i bravi. E subscribe e campanella. Assolutamente. Ciao. Ciao.